Ma secondo voi ci sono dei telai che sono più adatti al gioco maschile e altri telai che sono più adatti al gioco femminile? Ma mi sono fatto questa riflessione perché qualcuno di voi in realtà me l'ha posta questa domanda. Allora in questo video proveremo a dare una risposta attraverso i migliori telai per le donne del 2023, usciti anche magari l'anno scorso ma che sono ancora attualissimi. Siamo pronti? Partiamo! Allora, nello stilare questa classifica ho cercato di andare a coprire quelli che sono i principali brand delle case produttrici di racchette per una questione di reperibilità degli strumenti, degli attrezzi, per una questione di facilità di comprensione, visto che sono poi quelli maggiormente utilizzati dal mercato, quindi noi giocatori, maschi, femmine, che siano uomini, donne. Quali sono queste case produttrici? Chiaramente abbiamo la Ed, la Wilson, la Babolat, la Yonex e la Tecnifiber. La Tecnifiber è sicuramente meno diffusa tra le altre quattro, però non potevo non inserirla in questa lista, essendo una lista di telai pensati per le donne. Chiaramente quando pensi ai Gas-Fiontech non puoi che vedere in campo una Tecnifiber, perciò ho inserito un unico telaio che è proprio il suo. Partiamo da questo, che è la Tempo 298 IGA, un telaio che esprime buona potenza, buon controllo, buono spin. Potremmo definirla una racchetta ideale, diciamo così, per la donna che comunque gioca bene. È un telaio sicuramente impegnativo, ma che permette di avere delle buone prestazioni sul campo. È una racchetta che ha un peso contenuto gestibile, 298 grammi, da cui il nome. È un piatto 98, quindi abbastanza tecnica come piatto, un profilo lineare a 23 mm, una rigidità che tende a essere un po' alta, ma questo lo vedremo anche in altri telai, può essere in realtà un beneficio, con uno swing weight intorno ai 320 punti. Rigidità siamo a 71, secondo me potrebbe essere una buona opzione anche dal punto di vista estetico, veramente molto carina, bianca, ben studiata. Passerei ad un telaio in qualche modo ad un'altra casa che ci può dare, diciamo, qualche spunto in più, ma non si allontana troppo, che è Babolat, dove possiamo prenderci due telai da questo punto di vista. Quindi se si ha un gioco, una propensione più al top spin, possiamo andare sulla Pure Aero 100, in questo caso la versione diciamo un attimino più semplice, perché la Pure Aero 98 la vedo un po' più complicata, un pochino più agonistica, un po' più tecnica, probabilmente ci vuole più braccio. Per il tennis maschile è sicuramente più adatta. Per quello femminile la Pure Aero 100 con il suo piatto 100 e la sua diciamo così, il suo mix di prestazione, anche qui mettiamo le caratteristiche tecniche, può dare una grossa mano alla ragazza, alla donna, insomma, che si appresta ad utilizzarla. Se vogliamo qualcosa di più generalista, una racchetta, un telaio che possa fare bene tutto e che abbia anche più potenza e non è che perda tantissimo in termini di spin, abbiamo sicuramente la Pure Drive. Sono due telai con rigidità mediamente alte, sono due telai con piatto 100, 16-19 come schema corde, siamo intorno praticamente ai 300 grammi come peso. L'unica differenza, potremmo dire sostanziale, è che la Pure Aero favorisce lo spin, la Pure Drive favorisce la potenza. Oggi voglio condividere con voi una nuova funzionalità che YouTube ha messo per il mio canale e come potete vedere c'è già lo shop dove potete acquistare le magliette, il merchandising, ma anche i super grazie che trovate sotto ogni video. Potete sostenere attivamente il canale, il progetto, con una donazione che io apprezzerei molto volentieri. Il processo è molto semplice, potete farlo sia dal vostro smartphone oppure dal computer. Questo piccolo gesto sarebbe per me enormemente significativo e mi permetterebbe di compensare, risarcire, rimborsare e sostenere l'attività a livello logistico di preparazione, di realizzazione, di pubblicazione di ogni singolo video, e mi porterebbe ad aumentare sempre di più la qualità e la frequenza dei contenuti. La vostra donazione risulterà poi nei commenti, io verrò notificato e potrò ringraziarvi pubblicamente. Grazie ancora. Ora, uscendo da casa Babolat, entrando in casa Wilson, ho selezionato la Wilson Ultra, chiaramente la V4, stiamo parlando sempre di ultimi modelli, che è una racchetta molto simile, ha delle fasce di connessione con la Pure Drive, quindi una racchetta che serve a spingere, una racchetta che sostanzialmente ha tanta potenza in serbo, che non disdegna lo spin ma lì vai per picchiare e ti aiuta tantissimo. Chiaramente compensa la mancanza proprio fisica magari del corpo femminile rispetto al maschile, dove già negli uomini vedi questa Pure Drive che fa miracoli. Per un braccio un po' più, come dire, sofisticato, sicuramente anche la Blade potrebbe essere interessante, che diventa un po' più tecnica. Siamo a 98 come piatto corde,
siamo ad un peso leggermente superiore perché siamo a 305 grammi. Diventa una racchetta dove lo spin esce secondo me in maniera un attimino più facile, tra virgolette, ma diventa un po' più difficile esprimere potenza, cioè devi mettercela di tuo, la Ultra te la dà in abbondanza, tra virgolette. Da questo punto di vista, secondo me, entrando in casa Head, dobbiamo sicuramente parlare di Head Extreme MP. Se il tuo gioco si fonda sul top spin, sostanzialmente, acquisisci una buona dose di potenza gratuita con questo telaio, un piatto 100, anche qui siamo intorno ai 300 grammi, dipende da come viene sfornato dalla casa madre, è data per 300 ma può essere grammo più, grammo meno. Abbiamo un 16-19 come negli altri casi, come schema a corde. Se vuoi cercare un po' più di controllo, sicuramente la Radical MP può fare al tuo caso. Una racchetta che diventa, come diciamo per la Blade, un pochino più impegnativa, un pochino più tecnica, non è per forza adatta a tutte voi. Potrebbe essere un'altra buona opzione in casa Head la Speed MP, che diventa un po' la Pure Drive, passatemi il termine, di casa Head, perché se la Extreme MP sta alla Pure Aero e alla Tempo 298 della Tecnifiber, la Speed potrebbe essere un buon mix, diciamo così. Non ha le rigidità di una Wilson Ultra o di una Pure Drive, è molto più malleabile, molto più morbida, quindi per chi ha problemi al gomito è sicuramente molto più indicata, ma ha un piatto 100, ha una propensione, diciamo così, a trovarsi bene dappertutto in mezzo al campo, con una buona dose di potenza gratuita, ed è sicuramente più semplice, gestibile di giocare con una Radical. Per concludere questa brevissima panoramica dei telai, io direi che in casa Yonex abbiamo due scelte fondamentali. Se il nostro gioco si basa sullo spin, c'è la V-Core e possiamo scegliere tra una versione più tecnica, e questo in realtà varrebbe anche per la Blade, perché ci sono sia la versione 98 che la versione 100, e per la V-Core la versione 100 è sicuramente più semplice da gestire, ma anche la 98 non ha questa grossa difficoltà. Lo sweet spot, quindi l'area utile, il centro utile di impatto del telaio della racchetta, è abbastanza ampio, quindi una racchetta comunque tutto sommato permissiva. Se vogliamo ottenere sensazioni similari a quello che potrebbe essere come dire il metodo di paragone, che è la Pure Drive, una generalista che sappia fare bene tutto, in casa Yonex è molto bella la E-Zone 100. Anche qui esiste una versione 98 per chi ha un braccio un attimino un po' più allenato, un gioco di gambe un po' più sviluppato, potrebbe essere una buona opzione, ed è un telaio che favorisce soprattutto la potenza ma non disdegna lo spin. Ora, questa è un po' una panoramica veramente semplificata di tutti questi telai, trovate sullo schermo un riepilogo di tutte le caratteristiche, non sono stato lì ad approfondirne ciascuna. Ditemi qui sotto nei commenti se vi è stato utile questo video, se vi piacerebbe approfondire anche altri contenuti legati al mondo del tennis femminile, visto che negli ultimi 120 e passa video in realtà ho toccato solo tematiche inerenti prettamente all'universo maschile, ma sarebbe bello poter approfondire anche dei contenuti per voi donne. Ditemi qui sotto il vostro livello, le vostre perplessità, le vostre osservazioni, la vostra carriera tra virgolette agonistica a seconda del vostro livello, quanto giocate, se giocate. È un mondo che io conosco poco sostanzialmente, mi piacerebbe conoscerlo meglio anche tramite voi, facciamo crescere la community, insomma, anche per voi donne. Detto questo, iscrivetevi al canale, non perdetevi i prossimi video perché ne vedremo delle belle, e niente, al prossimo.